Bentornati a tutti carissimi utenti. Allora, io già qua ho una pagina pronta per andare a scrivere su internet e oggi parleremo praticamente di Brave Browser. Praticamente me l'avete chiesto in tanti nelle email, quindi oggi andremo a scrivere qua Brave Browser e vedere se effettivamente questo browser, come potete vedere nel primo link, è davvero sicuro, veloce e privato con addirittura un adblock già integrato. Quindi qua potete vedere con adblocker, quindi avrà sicuramente un adblock lui già preinstallato. Vediamo se effettivamente funziona, dato che io già ho parlato di migliori browser quali sono e rimarranno sempre quelli che ho detto, anzi vi riconfermo insomma di andare a guardare sempre il video dei migliori browser secondo me. E in più ho parlato anche di adblock o adblocker, quali sono i migliori, perché è meglio sempre affidarsi ad adblock a pagamento e non quelli integrati nei browser che non funzionano quasi mai. Comunque, andiamo a installare, a scaricare, effettuare il download e installare e soprattutto andare a settare Brave per gli utenti che vogliono comunque provare ad utilizzare Brave. Clicchiamo all'interno del sito e clicchiamo qua sopra scarico Brave in alto. Ha finito, possiamo cliccare su apri file in questo caso e procederemo all'installazione del browser. Cliccheremo sì. Come potete vedere, diciamo, la visualizzazione, l'estetica è precisa a Chrome, perché lui comunque eredita molto da Google Chrome, è soltanto molto più, sempre quello che dicono loro, molto più sicuro, eccetera, eccetera, eccetera. Già io ho detto che a me Google Chrome non piace assolutamente, quindi potete immaginare qual è la recensione che potrei fare finale per quanto riguarda Brave. Comunque vediamo noi l'installazione e il settaggio, per lasciare comunque contenti anche molti utenti che vogliono utilizzare Brave. Qua sotto potete vedere che spunterà aggiungere Brave alla barra delle applicazioni, quindi significa che lo possiamo inserire anche qua sotto. Però a me per esempio non serve, però se a voi serve memorizzato qua sotto, come potete vedere io ho i due browser che utilizzo maggiormente, quindi Microsoft Edge e il Mozilla Firefox, quindi in questo caso io non lo vado a mettere, però se voi avete intenzione di avere anche qua il browser fisso potete andare a scrivere se, io in questo caso metterò no. E questo è il browser, quindi questo è praticamente Brave già installato. Quindi è un misto un pochettino come estetica, come potete vedere come installazione può assomigliare a Google Chrome, eredita molto all'interno da Google Chrome, esteticamente può assomigliare un pochettino a Firefox, eccetera, eccetera, perché c'è anche di mezzo Mozilla, quindi è un po' un mix di tutto. Come potete vedere anche in alto, lui ha anche una VPN che potrebbe essere anche gratuita, ha dei servizi pure oltre. Però sempre lì abbiamo già parlato di VPN, ho detto sempre come la penso io con le VPN, dato che sono servizi molto molto importanti, è meglio sempre affidarsi a delle aziende che fanno solo VPN. Mi sa che questo browser è il classico browser che vuole fare un po' di tutto e poi magari non riesce niente nel fare quello che deve fare, perché c'ha sia adblock integrato, sia VPN integrato. Ricordiamoci che stiamo parlando comunque di un browser che è gratuito, che è open source, quindi da qualche parte o decade un pochettino effettivamente la sicurezza, oppure insomma ha degli introiti per quanto riguarda altre pubblicità esterne che ora andremo a vedere. Allora, la privacy, prima di tutto, ogni volta che clicchi su un link, fatti proteggere da Brave, ti basta impostare Brave come browser predefinito, io non lo faccio perché abbiamo detto che utilizzo altro, e poi avviare la navigazione in modalità privata, quindi imposta browser come predefinito se voi lo volete utilizzare sempre come browser predefinito. In questo caso io farò salta, voi se lo volete impostare come predefinito cliccate su imposta come browser predefinito. In questo caso possiamo importare tutti i dati che già precedentemente abbiamo utilizzato nei vecchi browser. Io in questo caso dovrei fare l'importazione da Firefox o Microsoft Edge, però a me non interessa. Se a voi interessa importare, perché questa è solo una spiegazione per voi utenti, io questo lo eliminerò immediatamente dopo aver concluso il video, quindi non mi interessa fare questi passaggi, però se voi lo dovete tenere nel vostro computer, mi raccomando, importate i dati che sarebbero preferiti, cronologie, tutto il dato, se utilizzate Firefox o se utilizzate Edge. In questo caso io farò salta. Contribuisce a migliorare Brave. In caso di arresto anomalo o blocco invia dei resoconti diagnostici, quindi se qualche cosa non va nel browser voi dovete inviare i dati, se lasciate la spunta potete lasciarla inserita.
condividi informazioni di prodotto totalmente private e anonime per farci sapere, eccetera, eccetera, eccetera. Già qua lui mi parla di condividere dei dati, ma come abbiamo appena detto che è un browser che non chiede dati, che non chiede nulla e già vuole che noi condividiamo dati con lui, ovviamente soltanto. Però c'è la sicurezza e questi dati che avete visto tante aziende di antivirus cosa facevano con i nostri dati. Quindi in questo caso io quando si parla di condividere dati, anche se loro dicono che sono molto sicuri e che soprattutto vengono condivisi soltanto con queste aziende, io direi di togliere qualsiasi condivisione di informazioni. Quindi in questo caso andiamo su Termina. Ecco qua il nostro browser Brave è già pronto, praticamente noi dobbiamo andare sempre nelle famose impostazioni, che sarebbero per fare un set preciso di Brave, che sarebbero queste tre tacchettine. Quindi andiamo qua dentro e cliccheremo su impostazioni. Si aprirà l'aspetto che ormai è simile, l'abbiamo già visto, abbiamo noi già settato credo 3 browser, questo è il quarto che facciamo come set, come impostazioni iniziali, come default, quindi andiamo a rivedere la stessa precisa schermata, quindi da sinistra su come iniziare si apre tutto il destro, aspetto, lo clicchiamo e si apre tutto il destro, quindi sempre preciso identico ai vecchi browser, ormai sono quasi tutti uguali nelle impostazioni. Come iniziare? Qua abbiamo nome del profilo e icona, non ci interessa niente, non dovete fare niente. Importa preferiti, già se avete cliccato nella schermata precedente sicuramente li avete importati. Se non si sono importati i preferiti però potete cliccare da qua e importarli praticamente o da una libreria precedentemente salvata oppure direttamente dal Firefox, Edge, Chrome, il browser che voi avete utilizzato fino ad ora. Aggiungere alla barra dell'applicazione, l'abbiamo visto che era quell'iconcina che spuntava all'inizio, quindi qua sotto si metterà nella barra delle applicazioni. Voi fatelo, se vi interessa averla lì, io non lo faccio perché poi lo vado a disinstallare. All'avvio è importante, apri la pagina nuova scheda, oppure continua dal punto in cui avevi interrotto, oppure apri una pagina insieme ad altre pagine specifiche. In questo caso, all'avvio io direi sempre di o aprire una nuova scheda, insomma, continua dal punto in cui avevi interrotto, non ha senso perché se chiudiamo significa che a noi non interessa più quella pagina, quindi possiamo fare o apri una nuova scheda, che sarà quella sua, oppure apri una pagina insieme ad altre pagine, quindi in questo caso se facciamo aggiungere una nuova pagina, possiamo per esempio inserire il www, nel mio caso .google.it, oppure è scritto male, .google.it, oppure facendo aggiungi, oppure per esempio DuckDuckGo, se volete il DuckDuckGo, MSN, quello che volete voi, Yahoo, quindi la pagina iniziale, il motore di ricerca che volete voi. La pagina nuova schermata mostra pannello di controllo, questo di qui deve rimanere per com'è. Andiamo all'aspetto, l'aspetto prende tutto quello che riguarda l'estetica, quindi del browser, colori di Brave. Queste sono diciamo per lo più fesserie, a noi interessa soprattutto la privacy, abbiamo detto, nei browser come set, quindi il colore di Brave potete scegliere quello che volete da qua, da Windows scuro, chiaro, se lo volete fare per fare riposare gli occhi mettete scuro, quello che volete voi. Possiamo attivare il pulsante Home che è qua a sinistra, come vedete si è attivato, che serve per andare a ritornare in una pagina iniziale, che però dovremmo andare a scrivere sempre noi, quindi vi consiglio di andare a settare il secondo pallino e scrivere sempre www.google, se volete Google come motore di ricerca, oppure se volete altri motori di ricerca. Potete anche aprire più pagine con diversi motori, quindi la prima Google e la seconda per esempio MSN, la prima MSN e la seconda DuckDuckGo, potete fare quello che volete, basta che inserite l'indirizzo preciso. Mostra il pulsante delle segnalibri che non sono altro che i preferiti, quindi questo vi consiglio di attivarlo in modo che così avrete i vostri preferiti e segnalibri. Mostra il pulsante notizie Brave, lo potete attivare e disattivare, insomma alla fine non serve a nulla, potete alleggerire disattivandolo. Mostra il pulsante ricompense Brave, poi vi andate a vedere tutte le ricompense perché anche Brave fa una specie di portafoglio, insomma come volete chiamare voi, con delle ricompense. Quindi se vi interessa, e qui vi consiglio di andarvi a vedere su Google le ricompense come funzionano su Brave e il portafoglio, potete lasciarle attive, se non vi interessa potete disattivarle. In questo caso andate vedendo che qua si vanno togliendo un po' di cose, vedete qua se io attivo come si attiva qua sopra il tastino delle ricompense o del portafoglio. Mostra pulsante barra laterale, potete lasciarlo invariato, questo è soltanto una questione di estetica. Mostra il pulsante VPN che è questo qua sopra, quindi se la vogliamo attivare, se non la vogliamo attivare. Io per esempio la toglierei perché proprio il servizio VPN io lo faccio gestire a un'altra azienda che fa
realmente VPN è fatta bene, però se voi non volete spendere soldi, ma ve lo sconsiglio completamente, potete attivare la VPN, quella di Brave. Ovviamente la sicurezza non è il massimo, quindi questo già ve lo dico prima. Mostra i suggerimenti del completamento automatico nella barra degli indirizzi. Io diciamo questi qua li toglierei tutti perché proprio a me i suggerimenti mi danno un po' fastidio, quindi quando io sto per scrivere già lui mi apre 50 tipi di siti, quindi in questo caso lascerei tutto tolto. Contenuti praticamente andiamo a mettere noi le dimensioni dei caratteri, insomma lo zoom, se volete più grande, più piccolo, questo è sempre una cosa vostra, quindi se magari avete diciamo un problemino con la vista, quindi di volere un pochettino più grande i caratteri, andate a zoomare le pagine, andate a mettere le dimensioni magari più alte, grandi, come volete voi, quindi quello che è contenuti, diciamo alla fine non interessa tanto, è a vostra scelta, quindi non combinate per intenderci danno se da medio passate ad alto oppure se mettete uno zoom maggiore, non si combina nulla. Protezioni. Allora, qua c'è tutto il blocco dei tracker, che questa è una cosa dove mi voglio soffermare un pochettino. Praticamente qua parla lui di bloccare annunci, tracker, quindi con l'adblock o adblocker, quello che fa lui, possiamo decidere se vogliamo farlo in maniera standard o più aggressivo, quindi significa che non ci permetterà quasi più di navigare. Se vogliamo bloccare gli script, se vogliamo bloccare il fingerprinting, bloccare i cookie per tutti i cookie, insomma tutto quello che riguarda qua il blocco dei tracker annunci potete lasciarlo così per come, perché poi se andiamo a mettere un pochettino più aggressivo a disabilitarlo passiamo da una cosa molto molto easy a una cosa molto hard, quindi da un non poter navigare a un navigare invece con tante pubblicità. Però qua c'è un però. I tracker, lui praticamente se potete leggere qui, vi dirà in questo modo la maggior parte degli annunci, quindi già parla della maggior parte degli annunci e non di tutti gli annunci. Sui siti web verranno bloccati, ma non gli annunci privati Brave. Li puoi gestire nelle impostazioni delle ricompense Brave. Ecco qui che si ritorna a questo famoso portafoglio. Che significa che nella pagina iniziale, quando noi ancora stavamo per scaricare Brave, che lui fa la pubblicità con il browser più sicuro, uno dei più veloci, uno che blocca i tracker e gli annunci pubblicitari con il famoso adblock o adblocker, come lo vogliamo chiamare, però c'è un però. Lui blocca i tracker e gli annunci che la maggior parte, quindi già qua vi dice che non li bloccherà tutti. Io ho fatto un test ed effettivamente vi posso dire che non li blocca tutti, molti li lascia correre. E soprattutto non blocca gli annunci quelli che sono privati di Brave, e qua ci ricolleghiamo al fatto che un browser vuole fare di tutto e di più, al suo interno vuole inserire di tutto e di più, vuole inserire una VPN che già è un costo per farla bene come si deve, come deve essere proprio la parola VPN seria. Vuole mettere un adblocker, e già abbiamo visto che gli adblocker quelli buoni sono tutti a pagamento, quindi lui vuole far diventare delle cose che di solito sono a pagamento in maniera gratuita e vuole fare troppe cose insieme. Quindi in questo caso che vi ho detto poco fa, quando si fa una scelta del genere o il browser effettivamente funzionerà male, perché giustamente una VPN per essere buona deve sostenere, deve avere dei costi eccetera eccetera, che rientreranno nelle spese soltanto facendola da pagare, ma qua essendo tutto gratuito, lui che fa? Ovviamente si farà sicuramente, avrà degli introiti da degli annunci privati Brave, proprio annunci che fanno delle aziende per Brave, e lui ovviamente quelli di lì, dato che sicuramente saranno sotto pagamento, chiamiamolo questi spot, queste pubblicità, quelle non ve le bloccherà, non le può bloccare mai e poi mai, perché in qualche modo Brave in questo caso si deve autogestire, deve avere degli introiti, degli incassi per mandare avanti questo browser. Quindi il fatto che abbia un ad blocker integrato alla fine va e non va, perché intanto non li blocca tutti quelli esterni, dopodiché anche se arrivasse a bloccare su 100 ne blocca 98, appena voi navigate avete la pubblicità purtroppo di Brave sotto forma di tracker e di annunci, quindi per questo io immediatamente ora lo andrò a disinstallare, perché è come il cane che si morde la coda. Lui dice che blocca tutti gli annunci, ma non li blocca perché i suoi ovviamente fanno parte, diciamo, di un compenso di una pubblicità. Ecco spiegato quindi perché Brave non blocca tanto poi gli annunci, non è tanta veritiera la notizia, però qui almeno ve lo spiega, non fa come altri browser che dicono che bloccano la qualsiasi, invece poi non bloccano niente, però nemmeno lo dicono. Almeno Brave in questo
contesto, diciamo qua proprio ve lo dice come funziona. Quindi possiamo poi passare alla privacy e sicurezza, gestisci politica IP eccetera eccetera, di default può andare bene, utilizzi i servizi Google per la messaggistica push, se volete li potete utilizzare, se volete invece potete anche non utilizzarli, figuriamoci se io metto sì, dato che Google insomma a me come Chrome eccetera eccetera a me non piace completamente per altri motivi, per privacy che è pari quasi allo zero secondo me sicurezza, quindi figuriamoci se lo vado a mettere, però se voi siete già provenite da Google potete anche attivarlo. Acconsente all'analisi dei prodotti di tutela della privacy eccetera eccetera, potete anche attivarlo o no, non cambia nulla, anzi vi posso diciamo consigliare di evitare sempre di dare tutti questi consensi, quindi di disattivarlo, anzi sì, questo potete lasciarlo disattivato, invia automaticamente un ping di utilizzo giornaliero a Brave, in questo caso potete anche staccare questo di qua, inviare sempre meno notizie ai nostri browser è sempre meglio, invia automaticamente i rapporti di diagnostica, questo possiamo togliere anche la spunta diciamo sull'iconcina. Cancella dati di navigazione, io sempre consiglio di cancellare, quindi cliccando all'interno possiamo andare a mettere all'uscita, quindi andare a togliere proprio tutto quello che si può togliere, quindi lasciare sempre il nostro fare salva, il nostro browser sempre molto molto pulito, quindi lui alla chiusura in questo caso di Brave direttamente cancellerà tutto quello che gli abbiamo detto di cancellare il più possibile. Cookie di terze parti sono bloccati, va bene così, lasciamoli bloccati. Imposta la navigazione sicura e altre impostazioni di sicurezza, qua c'è una navigazione standard ed è diciamo giusto che deve stare così perché poi andiamo o sul troppo libero, quindi una via di mezzo va sempre bene. Usa il DNS sicuro, può andare anche bene, diciamo io anche su questo ho fatto dei video per l'utilizzo dei DNS, ho detto ai tempi di utilizzare DNS che sono abbastanza veloci e sono quelli di Cloudflare. Non sto qui di nuovo a dire e ridire e rimacinare sempre lo stesso discorso, parliamo soltanto di server DNS veloci e sicuri come server DNS di Cloudflare, non confondiamo ovviamente i server DNS con la Cloudflare Warp che non è una VPN, qua sto a ribadirlo ogni volta che parlerò di Cloudflare, in questo caso sono i DNS che sono una cosa e la Warp che è un'altra cosa che però non è VPN come si vuole far credere. In questo caso possiamo andare nell'altra parte, Web3, Leo, sincronizzazione, tutto questo non serve a nulla. Come estensioni invece voi potete andare qua a cercare insomma a gestire le estensioni che volete voi, quindi in questo caso se avete qualche estensione simpatica, insomma carina, per esempio quella di non far accettare sempre i cookie, che io ne ho parlato anche in un altro video, di questa estensione che è abbastanza carina, se voi volete la potete andare anche a inserire. È vero che tutti questi browser che hanno all'interno degli adblocker, VPN, blocco tracker eccetera eccetera, ovviamente vogliono che non si installino le estensioni perché poi vanno in contrasto molto con la VPN o con gli antivirus, quindi in questo caso dato che Brave a senso suo blocca la qualsiasi, abbiamo visto che già anche lui stesso alla fine in una iconcina ha detto che non è così, magari vuole meno estensioni possibili, però se a voi serve qualche estensione proprio in maniera profonda, persistente, insomma volete quell'estensione, allora andatela a installare. Per quanto riguarda le lingue lasciatele così, per quanto riguarda il download potete andare a scegliere se tutto quello che scaricate da Brave lo volete nella cartellina download, io sempre per comodità vi direi di cambiarla e andare a mettere come cartellina praticamente il desktop, quindi facendo seleziona cartella, quindi in questo caso tutto quello che scaricherete da Brave ve lo ritroverete direttamente sul desktop in modo così da non andarlo a cercare, soprattutto da non, di solito la cartella download è piena di materiale, non si riesce a capire se non lo mettete per dettagli e per data qual è il file che avete appena scaricato. Quindi in questo caso sul desktop invece voi vi ritroverete subito quello che avete scaricato. Se così stesso il browser ovviamente non vi piace, c'è qualche settaggio che non vi funziona, c'è il browser che va in tilt, eccetera, eccetera, potete andare su ripristina impostazione, cliccando qua dentro ripristinerete tutte le impostazioni da quando l'abbiamo proprio installato, quindi salterà questa mia configurazione, quindi anche se qualche cosa non vi piace oppure proprio il browser non vi funziona. In questo caso
abbiamo finito con la configurazione del Brave, quindi potete praticamente andare nella pagina iniziale di Brave, quindi andando sulla home direttamente del sito, quindi si aprirà praticamente Google. Sembrerà proprio come se stessimo lavorando sul Chrome, su Firefox, eccetera, eccetera, perché abbiamo messo come immagine principale il Google, ma questo è il famosissimo Brave, lo vedete qua dal leoncino. Lui mi sta dicendo che in questo caso ha bloccato già un tracker e questi numeretti praticamente sono tutti gli annunci che lui bloccherà, però basta che voi andate qua a scrivere un qualsiasi cosa, qua già ci sono dei suggerimenti, aprite qualche sito, vedete che questi numeretti vanno a salire perché lui bloccherà degli annunci, ma non quelli suoi, che a sua volta serviranno per insomma mandare avanti questa azienda. Quindi vi lascio e concludo così, che io ovviamente disinstallerò questo Brave perché insomma reputo che quando si vogliono fare troppe cose assieme non ne viene nemmeno una buona. Sempre suggerisco l'utilizzo di Edge oppure Firefox, sempre ovviamente in modalità anonima in incognito. Queste insomma sono le conclusioni finali. Detto ciò, sicuramente ci vedremo al prossimo video. Ciao a tutti!